Ecco, è il primo incontro che facciamo così in presenza. Io dico la verità, ci tengo perché è il 10° anno che facciamo questi incontri. Parecchi mi hanno fermato, forse molti anche non possono o hanno altre paure, ecco. Ad ogni modo, cominciamo subito. Una breve introduzione che perché abbiamo scelto questo titolo, un titolo Viviamo una nuova epoca sociale, ecclesiale, educativa e familiare. Io direi l'aggettivo che mi sembra sia più adatto per il giorno di oggi. Viviamo una epoca complessa. Complessa vuol dire che non facile da decifrare, non facile da capire, non facile da vivere, eccetera, tutto quello che volete. E la complessità, qualche di uno la chiama difficile, qualche di uno la chiama impossibile. E anche abbiamo, io credo, 3 atteggiamenti che ci vengono da questa riflessione e dal vivere questa società. C'è un pessimismo molte volte, una stanchezza che si sente in tutte le parti. C'è un indifferentismo molte volte. Sono indifferente, ma sì, vada tutto a catafascio, non mi interessa. Oppure è colpa degli altri, io mi faccio la mia vita. Ecco, questo è anche un altro aspetto. Ma c'è anche molta gente, secondo me, che si ferma a riflettere, vuole capire e vuole dire la storia è stata sempre difficile, come dobbiamo costruirla per un futuro di speranza? Ed è questo, io credo che su questo aspetto dobbiamo fermarsi. Il pessimismo non costruisce nulla. L'indifferentismo rende uno non fratello dell'altro. Invece la capacità, ecco, di riflettere costruisce fratellanza perché tutti e due ci mettiamo uno accanto all'altro e vogliamo aiutarci a vivere, ad amare questa vita che abbiamo ricevuto da Dio e anche il giorno di oggi, pur con le sue difficoltà. Ed ecco allora che mi sembrava importante una voce non tanto di un psicologo, non tanto nemmeno di un prete, non tanto nemmeno ma di uno che guarda la società di oggi, un sociologo. Ed ecco qui abbiamo, e grazie di essere arrivato anche in mezzo a noi, ad Alberto Zanutto, che è sociologo, professore all'Università di Trento, e se volete, ecco, dopo potete prendere il bigliettino per capire, ecco, chi è. Io l'ho conosciuto poco tempo fa, in un corso che abbiamo fatto tra di noi sacerdoti. Ho sentito un uomo che è preparato, è uno che è dentro nel mondo di oggi, è uno che sa dire con equilibrio ma con profondità a che punto siamo. Perciò allora non meravigliatevi, io so che anche la tematica è molto vasta. A che punto siamo nella vita sociale internazionale, nazionale? Tutti qui avremo tutti un sacco di cose da dire, di difficoltà, e non sappiamo anche comprenderla bene.
Dal punto di vista ecclesiale, non domandatelo ai preti, ma basta andare nelle chiese per capire è un'epoca che si sta chiudendo e si sta aprendo qualche cosa di nuovo. Cosa dobbiamo fare? Dove raggiungeremo? Boh, non sappiamo. Dal punto di vista, io credo anche, parecchi di voi sono anche genitori, educativo, ma educativo io penso non solo per i ragazzi, ma anche educativo per noi, la stampa, i mezzi di comunicazione, che cosa ci dicono? Come dobbiamo interpretare? Ci turbano oppure costruiscono qualche cosa dentro di noi e ci danno speranza? Ultima cosa familiare. Esiste ancora la famiglia? Si chiedono molti oggi. La famiglia, i figli trovano ancora il padre e la madre, ma per necessità, non per cattiveria, ma anche con difficoltà. Ed ecco allora, guardate, sorge una problematica molto nuova, un'epoca nuova, e questa non è una scoperta mia, l'ha detto forte il Papa Francesco. Viviamo un'epoca nuova. E quest'epoca nuova, ecco, ci impone la riflessione. Scusate se è stato lungo, lascio ora la parola a Zanutto e chiedo che lui, ecco, ci dica quanto può in poco tempo, cosa può dirci di questo. E vorrei subito annunciare, questa sera è una ricerca, ecco, di capire. Tra un mese facciamo, neanche prima, faremo un'altra conferenza, speriamo di essere anche in più, perché penso che aiutare a riflettere sia uno dei grandi doni di oggi. E la risposta a queste domande che ci facciamo oggi, quali sono? Come dobbiamo guardare per essere, e questo ci tengo a dirlo, uomini, donne di speranza? Perché se perdiamo questa, perdiamo tutto. Uomini amanti della vita e pieni di speranza. Sarà la prossima conferenza. Alberto, lasciate la parola. Grazie di essere venuto e grazie che anche accetti la situazione com'è. Per carità. Ecco. No, dai. Magari mi alzo in piedi così, spero che i microfoni sentano, ormai insomma ci sentiamo. Allora, innanzitutto grazie a Padre Franco per la bella presentazione. Insomma, capite anche voi che sono tanti motivi ovviamente di piacere quando si entra in contatto con realtà nuove, perché si scoprono cose, abbiamo scoperto geografie anche vicine, che in realtà di origine sono più grandi, perché ci sono delle vicinanze. E ci sono due motivi particolari che sono interessanti proprio per essere questa sera con voi. Il primo è che insomma siamo in una casa di persone che hanno affrontato il mondo, l'hanno affrontato nei modi più incredibili, no? Per sentire qualcuna delle storie sono cose che ancora oggi ci sembrano difficili per noi, che era tutto pronto, di aerei, calci, eccetera, eccetera. Queste persone, come i verbini, sono andati in giro in posti assolutamente improbabili, hanno costruito una chiesa di zero, cioè non c'era niente, ma era una terra di solo lavoro, eccetera, e poi loro hanno costruito una comunità, eccetera, eccetera. Però questo è un primo segnale di grande piacere per me, perché da sociologo ovviamente sappiamo che le società esistono perché le costruiamo. Cioè, noi nei nostri pezzetti piccoli che quotidianamente
mettiamo insieme, no? E rimprovero il figlio, e lavoro con l'ufficio, e con tutte queste cose qua. Noi piano piano diamo un piccolo tassello di società di quell'esperienza che facciamo. Il secondo elemento particolarmente interessante, devo dire che anche per me, insomma, senti, insomma, conosciamo, io poi no, io conoscevo, e poi però entrare un po' più vicino, questo carisma dei verbini è particolarmente intrigante anche per noi sociologi, perché è un carisma che di fatto costruisce la comunità attraverso la parola. I greci parlavano del logos come spazio. Non vi voglio dilungare su questo, ma rimaniamo alla cosa più semplice. Il racconto, la testimonianza verbale è stata da sempre nell'umanità il vero modo con cui abbiamo fatto società tra generazioni. Perché i libri, la carta, eccetera, arrivano tantissimo dopo. Qualche iscrizione forse sulle pietre, ma il resto è tutto racconto orale. Cioè quello che noi sappiamo che nel tempo si è tramandato, la Bibbia stessa è innanzitutto un racconto verbale. Quindi noi abbiamo doppiamente un compito importante in questo spazio, in questa società. Allora, se torniamo al titolo, vediamo una nuova epoca, sì, è un'epoca che in qualche modo vorrei affrontare con voi questo tema, vastissimo, vedo che l'enciclopedia stava facendo un po' un lavoro di sintesi. Io ho fatto un piccolo percorso, ma credo che il titolo più bello sia Ascoltare l'orizzonte, cioè il fatto che, come diceva anche proprio Padre Franco, l'importante è farsi provare a mettersi un po' in gioco, provare a far girare i pensieri, perché la società è sempre stata questa, non è che ci sono state altre società che avevano tutto pronto, tutto conosciuto. Nessuna società nasce imparata. Adesso noi vediamo nella campagna elettorale in cui siamo pronti. La presunzione non fa mai abbastanza, però al di là di questo il tema è che l'essere pronti è sempre una cosa che magari si dice anche, ma poi le storie della vita sono più complicate. Chi diceva 50 anni fa da quando eravamo bambini che era un po' con questa situazione sociale di oggi, eccetera. E quindi proviamo a capire più da lì. Allora, il mio tema, ve lo dico da sociologo, cosa fa un sociologo? Un sociologo è i sociologhi studiano il modo in cui si fa società. Ci sono sociologi che studiano la scuola, che studiano il lavoro, che studiano la famiglia e cose così. Quindi siamo quelli che proviamo a capire quello che poi anche noi, tutti noi insieme, costruiamo insieme. Allora, ho provato a dire, ma e se partissimo dalle domande? Cioè, pensando a tutti questi stravolgimenti che hanno d'epoca, non so se qualcuno vuole arrivare da me, ma una domanda, qual è il tema o quali sono i temi di queste domande che più ci assimilano? C'è qualcuna che proprio vuole condividere? C'è qualche domanda? Ci sono domande che vi sembrano oggi urgenti o che vi interrogano, che vi sembrano da una discussione? Generalmente la domanda da due, dai, le mettiamo insieme. C'è qualche domanda? No, proprio o il venerdì sera non si fanno domande. Innanzitutto grazie perché insomma il venerdì sera è sempre impegnativo, vero Don Franco? C'era in casa, quindi grazie a chi ha deciso di venire qua. Però le domande sono tante, allora le domande possono essere ad esempio il tema della guerra. Non mi fa domande, guardare l'immagine di guerra in TV, sui giornali. A chi è che non fa domande della guerra? Però dopo che avevano le domande, forse voi avevano anche le memorie. Noi siamo cresciuti con le memorie delle guerre fatte dai nostri padri e dai nostri nonni. E allora perché la guerra ci mette così in sofferenza? Vediamo la storia di guerra. Le nostre strade sono piene di cicli di guerra. Il nostro territorio è stato un territorio che ha sofferto molto la guerra, 2 volte. E pensate che questa cosa che facciamo spesso con i ragazzi dell'università. Pensate a quanti anni passano tra la prima guerra mondiale, quando finisce, e la seconda. Quante ne sono? Dal 18 al 30 anni. Quindi sono 21 anni. Tutti noi abbiamo dai 50 anni su, no? Quanto valgono 21 anni della nostra vita?
non è tutta la verità. Veniamo da una storia per cui i nostri nonni, i nostri genitori, hanno vissuto 2 guerre in 21 anni. Provate a spiegare ai nostri ragazzi all'università che fanno così, ma tu sono un po' pochini, certo, sono pochi. Però noi siamo riusciti a fare in modo che le nostre società, questo mi serve per dire questo, cioè che le società hanno fatto tantissime guerre nella loro storia e noi come popolazione occidentale ne abbiamo vissute 2 terribili a distanza di 21 anni. Per dire che questo è un motore, come dire, pesante e complicato della nostra storia, ma che dobbiamo tenere presente. Un altro elemento di complessità è tutto il desiderio di star bene. Qua si viene a Riva per venire in vacanza, no? Per fare spiaggia, per andare al lago, poi abbiamo imparato che gli alberghi ci offrono le spa, lo star bene, facciamo di tutto per andiamo a correre, ci curiamo, veniamo agli incontri organizzati da Padre Franco per far star bene la testa, insomma c'è tutto un lavoro, come dire, no? Che possiamo utilizzare per il nostro benessere. Però anche questo ci fa pensare, il nostro benessere, che cos'è rispetto al benessere del mondo? Perché poi noi possiamo fermarci, ma se io sono una persona che lavora con un lavoro stabile, il mio vicino non ha un lavoro stabile, il suo benessere sarà diverso dal mio. Magari il suo benessere è un benessere di poter avere finalmente magari un posto fisso, oppure che ne so, il benessere per le donne, tanto per citare un tema molto, molto caldo, che possono stare al sicuro quando stanno con i loro compagni. Invece no, ogni 3 giorni una persona che è la più vicina che hai ti può uccidere nella storia italiana, solo pensando al caso italiano. Allora che cos'è il benessere? Il benessere è sempre una misura relativa, e cioè noi abbiamo del benessere, ma è una quota che va commisurata agli altri benesseri. Chi di voi avrebbe detto da giovane che non era il benessere il suo se più o meno la sera si trovava qualcosa sulla tavola e poi il giorno dopo potevi correre nei prati o nei cortili? Certo, sapevamo che era tutto distante, ma eravamo un po' tutti insieme, e a parte proprio i signorotti, se volete, dei paesi, tutto sommato non ci ponevamo il problema del benessere, parlavamo di ricchezza, di fame, parlavamo di malattie, parlavamo di cose di questo tipo. Questo per dire che allora anche questa è una misura della nostra epoca, che è una misura, come dire, che ci interroga in maniera relativa. Poi c'è la conoscenza. Quante cose sappiamo noi oggi? Tantissime, no? Apro il giornale, qua c'è l'esperto Carlo, che lui esplora tutti i social continuamente, mette in mano e ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di conoscere come funzionano i social, tutte le attrezzature e poi come funziona il mondo delle notizie. Prima ci raccontava che quando faceva il suo mestiere, ed era un mestiere di controllo pubblico, le persone andavano lì a chiacchierare per sapere le notizie, come si faceva una volta. Cioè, la conoscenza, dagli anni che abbiamo conosciuto ad oggi, è una conoscenza che è molto aumentata. Abbiamo bisogno continuamente di affinare la nostra conoscenza ed è un affinamento molto faticoso, perché oggi, rispetto a tanti anni fa, ma questo forse ce lo potrebbe spiegare proprio Carlo più di tutti, le fonti della conoscenza, pensiamo solo a quella giornalistica, sono difficili da capire. Sarà vero o non sarà vero? Quando legge una notizia, 30 anni fa non ce lo ponevamo questo problema, ma oggi ce lo poniamo in 3 secondi. Ma sta notizia sarà vera o non sarà vera? Ma chi l'ha detta sta roba? Voleva parlare a me, allo zio, al cugino o ai governanti di turno? Cioè, in qualche modo la conoscenza è un altro spazio di inquietudine. Ma quello che so, lo so veramente? O è un racconto che mi hanno fatto? No? Vedete come torna ancora il racconto, è il problema di lavorare sull'uso anche della narrazione come spazio per affrontare la vita. E poi un'ultima sollecitazione che vi do rispetto alle domande è la famosa regola d'oro. Non so se questo mosaico vi dice niente, è un mosaico che sta nel foyer dell'ONU, perché il foyer è diciamo, l'antispazio che precede diciamo, la sala dei dialoghi dei grandi della Terra, insomma, ci sono tutte le nazioni della Terra, e a un certo punto la moglie di Roosevelt ha voluto fare questo mosaico, che ha una scritta che non leggete da lì perché si perde nei colori, ma che dice
la base della regola d'oro, che forse qualcuno non conosce, ma riconosciamo perché nel mondo, diciamo, ecclesiale è una regola molto ben presente, ed è non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te stesso. Ed è un altro elemento di grandissima, come dire, importanza, la regola d'oro, perché è presente in tantissime culture, infatti la rappresentazione è fatta proprio con colori e tratti anche di persone molto diverse, proprio perché la regola d'oro in nuce, come piccolo ragionamento, è presente in tantissime culture. Qualcuno arriva a dire in tutte, ma magari non in tutte, però veramente in tantissime culture. Cioè alla fine c'è un principio per cui il mio star bene, il mio ragionare del mondo, il mio stare nel mondo deve passare per la capacità di non mettere in difficoltà il benessere dell'altro. Quindi non devo fare al mio vicino quello che non vorrei che fosse fatto a me. Qual è il problema di questo tipo di regola d'oro? Scusate, la regola d'oro è il fatto che ma io non agisco direttamente contro il mio vicino, ma il mio vicino, appunto, come dicevamo prima, magari questo mese, quest'anno ha delle difficoltà economiche, non ce la fa. Allora, se io non mi occupo di lui o di lei, la mia regola d'oro di non fare agli altri quello che non vorrei che fosse fatto a me, presuppone il fatto che io me ne occupo. E finché passiamo di vicini, dei prossimi, funziona. Ma che cosa dovremmo dire? E questo bisognerebbe chiederlo ai nostri missionari verbiti, delle popolazioni, che ne so, della Nuova Guinea, del Burkina Faso, che ne so, di tutti i paesi che vivono evidentemente, perché lo sappiamo tutti, no? La nostra conoscenza ce lo fa capire molto liberamente, che tutto quello che noi abbiamo passa per le mani, le fatiche e i sudori degli altri mondi. No? Quindi quello che ci dice un po' questa carrellata di sollecitazioni che vi do è una serie di sollecitazioni che ci dicono che noi non possiamo più, rispetto al passato, primo grande cambiamento d'epoca, è che noi non possiamo più pensare che noi bastiamo noi stessi, ma che quello che facciamo, quello che noi, diciamo, agiamo nella nostra quotidianità è qualcosa che coinvolge ed è in relazione con tutte le altre persone. Ok? Se questo è il quadro, proviamo ad andare un po' più in profondità. Salute. Il primo punto su cui vi vorrei attirare come attenzione è il tema del congelamento, che non è per la stanza, la stanza dopo frescolina, ma non è ancora il congelamento. Cosa intendiamo con congelamento? Intendiamo con congelamento tutto ciò che è accaduto di fatto dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. E se voi pensate un po' cosa sono stati questi 70 anni, vi rendete conto che di fatto abbiamo fatto di tutto perché fossimo fermi le istituzioni, dopo la grande, diciamo, situazione distruttiva della Seconda Guerra Mondiale, dopo gli accordi di pace, pensate un po' alla sofferenza anche del nostro Alto Adige, se volete un po', no? Abbiamo cercato, adesso però stiamo fermi, adesso però abbiamo fatto così tanti danni nei famosi 25 anni, per cui dobbiamo stare fermi. Questo è il grande messaggio che dalla Seconda Guerra Mondiale è arrivato un po' a tutti. Siamo riusciti a stare fermi? In parte, poi lo vediamo. Però il concetto di fondo è che questo ha coinvolto tutto, ha coinvolto tutte le dimensioni generali, ma anche le nostre dimensioni particolari. Pensate a come i nostri paesi sono cresciuti in questi 70 anni. Da piccoli borghi sono diventati paesi, condomini, tutte le feste, le iniziative culturali, e il benessere economico, no? Però tutto questo con l'idea che dovevamo stare fermi, quindi deve essere tutto molto progressivo, molto organizzato, molto preparato, con la chiarezza delle regole, quindi i sistemi dell'economia, i sistemi della cultura, tutto doveva essere un po' uguale a se stesso. E chi è che ha interpretato di più e meglio nei nostri territori, se volete, pensando alla condizione proprio italiana? Sicuramente è stato il grande partito della Democrazia Cristiana, che in qualche misura al suo interno ha fatto proprio questo lavoro di negoziazione. La negoziazione di chi andava un po' troppo a destra, di chi andava un po' troppo a sinistra, di chi andava un po' troppo avanti, di chi stava un po' indietro, e quindi i sistemi di massa, la distribuzione delle terre, tutta una serie di iniziative che negli anni 50 e 60 hanno fatto del nostro paese, come dire, un'esperienza unica che tutti ci invidiano anche per certi versi, nel senso che in 10-15 anni noi eravamo un paese distrutto dalla guerra, perché eravamo stato il paese anche più
come dire, discusso durante, perché noi facciamo la prima parte della guerra da una parte, la seconda parte della guerra da un'altra, poi però siamo scontenti perché ci trattano male, perché alla fine siamo stati con quelli che hanno, però voi capite che queste robe qui poi sui tavoli di pace hanno il loro peso. Ma insomma, detto questo, quindi arriviamo distrutti perché prima le abbiamo prese da quelli con cui non eravamo d'accordo, poi le abbiamo prese dagli altri, e venivamo fuori veramente molto male. Ma anche in questo tipo di situazione siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro di sviluppo, di trasformazione, eccetera, eccetera. Però decidendo di stare fermi. Pensate anche al nostro assetto istituzionale, le doppie camere che devono fare le stesse leggi contemporaneamente. Pensate al fatto che il nostro Presidente del Consiglio non può decidere nulla, non è come le nostre giunte provinciali o dei comuni. Il nostro Presidente del Consiglio non può approvare niente se il Consiglio non è d'accordo e l'incarico ai ministri non lo dà lui come si fa con le nostre giunte, che pure ha dei vantaggi ma anche dei svantaggi, ma è un lavoro collegiale, è un unum inter pares. No? Quindi anche l'assetto istituzionale è pensato per stare fermi, questa è un po' l'idea di fondo. Perché? Perché avevamo fatto nei 20 anni precedenti un'esperienza terribile del fascismo, del fatto che qualcuno decideva per tutti, eccetera, eccetera. E siamo stati fermi, quindi da un lato c'è tutta questa dinamica qui, cos'è che abbiamo poi continuamente capito in questo nostro stare fermi? Che in realtà non eravamo fermissimi, abbiamo fatto tutti un pochino un pezzetto di muro per distinguerci da qualcun altro, in particolare est e ovest, se ricordate bene. La guerra fredda è il fatto che io sto fermo ma mi prendo una pistola in più, io sto fermo ma mi prendo un cannone in più, io sto fermo ma mi prendo una testata nucleare in più. Col piccolo dettaglio che intorno agli anni 70-80 abbiamo capito che avevamo così tante testate nucleari che avremmo distrutto il pianeta una ventina di volte. Allora, questo tipo di dinamica vuol dire che si sta fermi, ma in realtà fermi non si sta. Un'altra dinamica è quella del modello dell'economia. Che tipo di economia abbiamo instaurato? Un'economia che i più bravi fanno più soldi e i meno bravi fanno meno soldi. Fino a qua uno dice, vabbè, ci può essere nelle regole della vita. Però il dettaglio a cui ho già accennato è che questa cosa l'abbiamo messa molto caricandola sulle spalle delle persone di altre parti del mondo, oppure l'abbiamo caricata nei monopoli. Voi sapete che questo paese ha grandissimi problemi dal punto di vista della concorrenza, da sempre storicamente fa grande fatica ad avere la concorrenza e quindi c'è tutto un tema per cui alla fine, stando fermi, abbiamo comunque costruito disuguaglianze, perché stare al sud dell'Italia è diverso che stare al nord dell'Italia, ce ne accorgiamo. Perché quando abbiamo fatto le grandi fabbriche al nord, quello che hanno dovuto fare i nostri concittadini del sud è fare armi e bagagli e venire a lavorare al nord. E avanti di questo passo. È uno stare fermi, ma non del tutto, anche lì un piccolo problema. Un altro modo per stare fermi è il modello patriarcale. Che cosa vuol dire? In questo senso che alla fine, insomma, diciamo alle donne in sala, hanno sempre deciso un po' tutti gli uomini. È vero che poi nelle case ci sono dinamiche un po' più articolate, ma dal punto di vista, diciamo, della gestione del paese, delle grandi organizzazioni, soprattutto, guardatele bene le foto, soprattutto dove il potere è quello che conta di più, banche, assicurazioni e cose di questo tipo, finanza, vedete che tendenzialmente ci sono sempre uomini presenti. E che cosa vuol dire il modello patriarcale? Vuol dire in sostanza che qualcuno decide un po' per tutti, che è un vecchio modello, se volete, molto in piccolo, ma di tipo dittatoriale, cioè c'è qualcuno che può fare cose, può decidere cose anche per gli altri. Un ultimo punto di questa strategia del congelamento è questo principio della razionalità. La razionalità, una parola forse che non vi dice molto, ma la razionalità è quel continuo calcolo costi-benefici, no? Prendiamo o no la macchina nuova? Facciamo o no la casa nuova? No, la razionalità ti dice, beh, avrei bisogno di una casa nuova perché ho i figli, voglio una stanza in più, perché se ho una stanza in più i figli staranno meglio. E però se lavoriamo tutti e due, una macchina non basta due, prendiamo due macchine, perché la razionalità ci dice che se il mio benessere può convivere col benessere del mio vicino, tutto funziona meglio. Questo ovviamente mette in moto anche l'economia e questo è estremamente positivo. Qual è il problema di questa modalità qui?
che in questa versione, che poi i sociologi chiamano ipermodernista, perché il modernismo è inteso tutto il periodo dell'industrializzazione, cioè quelli che fanno le macchine per produrre di più, eccetera, eccetera, ci accorgiamo che siamo tutti più soli. Siamo bravissimi, con macchine a posto, finalmente posso andare dove voglio, quando voglio, posso accendere la TV, ho 4 TV in casa, una io, il marito, uno il figlio, tutto un benessere costruito in questa parcellizzazione razionalissima del nostro fare, che però ci isola, ci separa, ci mette in condizioni di non capire più bene come funziona il mondo. E qual è stato forse il punto, dal punto di vista sociologico, più drammatico? È che abbiamo capito a un certo punto, durante gli anni 90, che addirittura le etnie era meglio se stavano per conto loro. E la guerra nei Balcani è stata questa roba qua. Basta stare insieme musulmani, cristiani, ortodossi. Ci spariamo, chi vince comanda gli altri. E questo è un modello razionalista, ipermodernista, portato addirittura sul vissuto delle persone e dei popoli che stanno con noi. È il ragionamento della guerra che stanno facendo in Ucraina. La Russia dice: ma voi siete i nostri fratelli da sempre, io sono il più grande, tu sei il più piccolo, io devo poter venire da te e decidere quello che voglio. E questo è un modello razionalista modernista, perché semplifica il mondo, perché dice che se tu non sei diverso e sei sotto il mio dominio, le cose sono più facili. Che se siamo i genitori e dobbiamo decidere dove andare a organizzare la domenica, dentro piccoli motivi, insomma, di soddisfazione e di fatica, ha senso. Ma se sei uno Stato, sei una nazione, sei una grande impresa e pensi in questo modo, voi capite che a un certo punto il soggetto, le persone vengono un po' dimenticate, perché decidiamo che appunto le etnie sono più importanti. Allora, in questo tipo di logica, mezz'oretta, quarto d'ora, poi bisogna che facciamo stop e ne parliamo. Proviamo a vedere il sottotitolo di questo grandissimo tema che mi ha dato padre Franco. Proviamo a lavorare sulla società della famiglia. Come cadono questi tipi di questioni dentro la famiglia? Tutte cose che già sapete. Questa è la distribuzione per età. Diciamo, questi sono tutti blocchetti di età per uomini e per donne, su tutto, diciamo, la popolazione. Questa è, diciamo, l'età delle persone e questa è, diciamo, l'ampiezza delle persone. Cos'è che vi dice questa forma a cappello di vescovo, si dice anche? Non che assomiglia a un cappello di vescovo. I vescovi hanno un ruolo importante, no? Il cappello di vescovo. Vi dice che qui abbiamo le quote, diciamo, le fasce di età più importanti dal punto di vista numerico di tutta la popolazione e sono le persone che sono nate tra il 45 e il 65 sostanzialmente. In quegli 20 anni là, di fatto nascono il doppio delle persone che negli altri anni nate. Ma il doppio, E questo per chi di voi ha qualche anno, anche più di me, è proprio visivo, no? Quando voi siete cresciuti di più, insomma un po' di più, anche noi abbiamo visto, ma eravamo già sulla coda finale, abbiamo visto crescere le scuole, crescere le chiese, crescere le case, abbiamo fatto strade nuove, abbiamo fatto tutto nuovo, asili, eccetera, eccetera. Poi adesso nei nostri palazzi, abbiamo costruito questi palazzi, dove i palazzi adesso sono pieni di anziani, gli asili li abbiamo chiusi, le scuole elementari non servono più, le abbiamo spostate, e avanti questo passo. Perché a un certo punto questo gruppo di persone da piccole sono andate avanti, adesso che cosa succederà a queste persone? Succederà che nei prossimi 30 anni queste persone di fatto avranno la loro fase finale di vita e questo chiederà tantissime risorse a tutta la popolazione. Ed è questa fascia di questo gruppo di popolazioni, cosiddetti boomers, in maniera un po' simpatica, sono la fascia di popolazione che chiederà, che ha prodotto in termini generali la più grande quantità di risorse e di ricchezza per il paese, ma ne consumerà altrettanta perché ovviamente in questo tipo di scena si trascinerà anche ovviamente tutta una serie di servizi e di costi nella loro storia. Come funziona la nostra spesa pubblica? Questo è un quadratone fatto fisicamente per quantità di miliardi nel bilancio pubblico destinati, qui non si legge bene, ma questo qui grigio sono tutte le pensioni. Cioè quanta parte dei soldi della ricchezza che noi abbiamo prodotto e produciamo, anzi produciamo, perché questo ad esempio è il 2014, ma le proporzioni cambiano sempre di poco,
Abbiamo pensioni, servizi pubblici e sanità, questi sono tre blocchi che consumano praticamente la stragrandissima maggioranza di cose. E se ci pensate bene, soprattutto per le pensioni, nella logica del congelamento, la pensione è il massimo dell'idea del congelamento, perché io voglio che tu, che hai lavorato tanti anni, hai fatto il lavoro che hai dovuto fare, hai pagato i contributi, insomma, nella quota per cui era richiesto, da quel momento in avanti puoi stare fermo. Poi sappiamo che ci sono tante cose, si fanno volontariati, eccetera, ma sostanzialmente è un'immobilizzazione a far star bene le persone che hanno lavorato gli anni precedenti, ok? Guardate per esempio quanto spendiamo ad esempio per la famiglia. E sulla famiglia vi devo anche dire che di fatto noi progressivamente stiamo riducendo il numero di famiglie nel nostro paese e anche il numero di nuclei che hanno figli. Oggi i nuclei che esistono sul nostro territorio, censiti dall'Istat, che hanno figli, sono circa il 40%, un po' meno. Il che vuol dire che 4 nuclei su 10 sanno che cosa sono i figli. Gli altri 6 non sanno neanche cosa vuol dire i figli. E questo vuol dire che progressivamente, con questo tipo di scenario, avremo sempre meno interesse, meno attenzione e meno cura ai figli come risorsa per tutti, ma risorsa per pochi. E che tipo di paese ci ritroviamo? Qui vi porto solo un dato, che sono le competenze della forza lavoro, e questo dice quali competenze hanno le persone che oggi stanno lavorando nei vari territori delle varie nazioni, sono misurate con test di abilità legati alla comprensione di robe scritte, di matematica, cose di questo tipo, e questo è il nostro paese. Da cui deriva uno dei dati più preoccupanti del nostro territorio, cioè che noi abbiamo una bassa produttività perché le nostre forze del lavoro sono forze del lavoro tendenzialmente con competenze più basse di altri. Se andate a vedere le prime, guarda caso, ti trovi il Giappone, Finlandia, l'Olanda, l'Australia, la Svezia, tutti quelli che hanno cercato di fare molto lavoro differenziato che termini di impresa. Lo scongelamento lo vedete dal punto di vista della famiglia anche da questi 3 dati che vi ho messo qui. Il modello tradizionale della famiglia che faceva figli dal 2008 al 2020, quindi stiamo parlando di 12 anni, passa da 576.000 bambini a 404.000. Passiamo dai figli nati fuori dal matrimonio, che erano 2 su 10, al 36%, che vuol dire quasi 4 su 10. Cosa ci stanno dicendo con le famiglie lì? Che con tutta la buona pace dei nostri congelamenti precedenti, questa roba qui non tiene più. Non ci interessa più fare i figli dentro il matrimonio. Li facciamo perché conviviamo, stiamo bene e quindi siamo contenti di avere figli comuni. Qual è l'età media al parto, ad esempio, delle donne italiane? È 33 anni, che non è proprio un'età giovanile. Se si vanno a vedere le serie storiche di come le persone avevano, come dire, impostato il momento delle nascite dei propri figli, sappiamo che tendenzialmente sono sempre state molto basse nella storia e in particolare proprio durante gli anni 70 bassissime proprio. E sposarsi era proprio un segno di maturità di uscita dalla famiglia di origine e avere figli, cosa che adesso non lo è più, questa simbologia è completamente saltata. In Trentino, qualche dato tanto per farvi qualche curiosità, guardate come siamo messi sui matrimoni civili, visto che noi siamo poi in un ambito ecclesiale. Nel 2016 già il 60% di matrimoni civili rispetto a quelli religiosi e nel 2020 il 79%, quindi 8 su 10 dei matrimoni sono civili. E questo è un altro flag, si dice in gergo, no? Cioè è un'altra bandierina che vi fa capire che le cose stanno scongelandosi. E cos'è che vi voglio dire da questo punto di vista rispetto allo scongelamento? Vi voglio dire che tra virgolette, permettetemi la forzatura, che la bugia vera che abbiamo in qualche modo tutti fatto crescere e abbiamo gestito non è che oddio è finito il congelamento, ma che era finto il congelamento. Noi siamo cresciuti per 70 anni fingendo che tutto potesse essere tenuto fermo per sempre. E invece sia la leva demografica, come la leva culturale, come la leva dell'economia, continuavano continuamente a darci segnali che questo non era vero. Incluso la leva dei conflitti, perché la guerra nei Balcani, che adesso tutti l'abbiamo dimenticata, non ci ricordiamo neanche più,
È stata una guerra sanguinosissima fatta a 300 km da qua. Ok? Poi noi trentini siamo stati attenti, abbiamo fatto un sacco di cose, ma per dirvi che l'idea del congelamento è un'idea, ma non è una realtà, questo è il senso. Vado veloce sulla chiusura di questo punto, quindi cos'è che ci portiamo via, quali sentieri, diciamo, per sfruttare gli orizzonti possiamo mettere in campo qui? Beh, che il mondo della produzione cambierà e questa grande spinta alla far crescere la classe media è stata fatta a un prezzo pesantissimo di debito pubblico. Oggi il vero problema per noi è che la sostenibilità non è data dal benessere specifico che abbiamo tutti, che più o meno esiste, perché il piccolo dettaglio è che questo nostro benessere è stato pagato con i soldi comprati da altri che ce l'hanno prestati, e questo è un grande problema. Un altro elemento sono i diritti di accesso alle risorse. Guardate come siamo qui a parlare di ecologia, ma con grandissima fatica, e non pensiamo che l'ecologia sia una risorsa finita. L'ecologia è un lavoro che dobbiamo fare perché tutti i segnali ci dicono che le risorse ambientali di questo pianeta sono finite, non sono infinite, e le economie devono un po' regolarsi su questa roba qua. Il piccolo dettaglio però è che noi non possiamo imporre le nostre regole di economia di 70 anni a chi ha un'economia di 20, perché chi ha l'economia che tira da 20 anni dice scusate tanto, ma voi avete inquinato per 70 anni, a noi abbiamo inquinato per 20, fateci inquinare per altri 50 anni. Okay? Quindi il dibattito anche su questa cosa qui, come vedete, è molto complesso. Terzo elemento è la relazione tra democrazia e benessere, che ci dice che non bastano più questi due estremi. Noi abbiamo appena finito una sbornia da democrazia in cui decidiamo tutti assieme con il computer da casa, e venivamo da una sbornia in cui decidevano tutti i nostri politici perché tanto non dovevamo occuparci. Ci sono tantissime spinte per andare verso invece una democrazia deliberativa, cioè sui problemi che riguardano i nostri territori dobbiamo essere in grado noi di essere ancora presenti come cittadini. Diciamo due robe veloci sull'educazione. Dove stanno andando rispetto all'educazione? Beh, stiamo andando su questo tipo di percorso, e cioè da un sapere che è un sapere soprattutto sui materiali, giusto? Le plastiche, i ferri, i fili, i bulloni, le viti, a un sapere che è soprattutto digitale, che non è più sui materiali, di fatto, lo è sempre un po', ma soprattutto sui contenuti. Oggi i cellulari non ci interessano quasi neanche più per le potenze che hanno, è tutto molto scalato, no? Vi ricordate quando prendevamo i primi computer, ma quanto ha di velocità e quanto... Basta, saltata quella roba lì. Abbiamo bisogno che i nostri cellulari facciano buone foto, che facciano velocemente le connessioni, che facciano tutte queste robe qui, che si pieghino perché così posso metterle in tasca. Questo vi dice che allora dai materiali stiamo andando verso i contenuti. E se stiamo andando verso i contenuti dobbiamo fare i conti rispetto anche al tempo in cui questi contenuti ci vengono passati. E qui ho bisogno di fare velocissimamente il passaggio tra queste due parole, tra Kronos e Kairos. Kronos, che è la separazione di tempo del cronometro, è un'esperienza recentissima. Noi la pensiamo sia sempre esistita, ma è recentissima, non ha più di 150 anni. Noi abbiamo inventato i minuti circa 200 anni fa, non sapevamo neanche che c'erano i minuti. È un'invenzione che abbiamo detto, vabbè, dobbiamo far capire alla gente che vuole prendere il treno da Londra per andare a Bristol che ci sta meno da un'ora, e se non c'ho niente tra un'ora come faccio? Allora siamo messi a dividere l'ora in sessantesimi. Se fate caso, la Torre Civica di Trento non ha un minuto, ma la gente ne arriva soltanto per le ore. E nei vecchi campanili funziona sempre così. Dobbiamo separare questa roba qui che abbiamo inventato da poco con quello che è molto più comune e più vicino a noi, che è il sapere kairotico, che è il sapere degli eventi. Quando si nasce, quando si sta male, quando si vive, quando si muore, quando ci si innamora, quando ci si lascia. Tutta questa distinzione di questi due tempi è un'altra di quelle leve su cui abbiamo delle bugie tremende nella nostra testa. Noi pensiamo che sia tutto cronologico, invece il modo migliore per guardare il mondo è il mondo kairotico, degli eventi. Le due guerre sono molto più importanti di qualsiasi sequenza di date che potremmo costruire, tant'è vero che non ci ricordiamo neanche quanto tempo passa tra una e l'altra, proprio perché il kairos è la parte più importante. Un'altra pennellata veloce su come e dove stiamo vivendo in queste modalità, con tempi che cambiano, con le conoscenze che cambiano. Questa per esempio è l'indice delle differenze di genere nel nostro paese.
Come vedete qui c'è un areogramma, un piccolo grafico con 4 poli: educazione, salute, politica ed economia. Adesso la politica sarà cresciuta perché abbiamo la nostra mitica presidente, però vi dice che soprattutto nell'economia e nella politica siamo in ritardo. Dove siamo posizionati? Siamo al 76esimo posto su 170 paesi, un po' bassi. Ok? Questo è un altro dei problemi che facciamo spiegare ai nostri figli. Tutto questo per dirvi come noi insegniamo ai nostri figli. Allora mi sono concentrato un po' su questa storia del genere. Guardate che differenza c'è in ore. No, qui non è in ore, ma sono in base a gli adulti che fanno lavori, quanti fanno lavori quotidianamente in casa. Come vedete la distanza tra uomini e donne è pesantissima. Le donne sono i pallini arancioni, gli uomini sono i pallini blu, e questo vi dice che distanza c'è in questi paesi tra il lavoro che fanno gli uomini e le donne all'interno delle proprie case. E come vedete in questo caso noi siamo tra gli ultimi di tutta l'Europa rispetto alla divisione dei lavori. Cosa vuol dire questo? Che i nostri figli impareranno questa roba qua. E se impareranno questa roba qui, noi continueremo a tenere molto probabilmente le donne fuori dal mercato del lavoro e dalla partecipazione diretta ai lavori, diciamo, sul territorio. Stesso ragionamento che questo, sono percentuali, le percentuali di adulti 25-49 anni che si prendono cura dei figli quotidianamente, quindi solo i figli. Guardate un po' dove siamo messi noi, che siamo a un certo punto dove che è Italia, eccola qua, nella media europea, ma il 97% delle donne contro il 69 e il 73 degli uomini. Cioè, ancora una volta, i nostri ambienti di vita dei ragazzi sono di questo tipo asimmetrico. Questo poi c'entra con il lavoro non retribuito, quindi quante ore vengono spese in casa. Se andiamo a vedere l'Italia, questo è quello che spendono i maschi, che sono circa 2 ore al giorno, e le donne spendono 5 ore al giorno. Sapete quanto fanno alla fine dell'anno? Un numero bello alto. Ok? Anche qui, che sentieri possiamo percorrere per scrutare un po' gli orizzonti? Innanzitutto il fatto che dobbiamo rinunciare all'idea che ci sia uno o solo 2 o 3 modi di fare famiglia, ma ci sono moltissimi modi di fare famiglia. E la storia ci dice che se noi siamo così miopi da non volerli riconoscere, questi modi di fare famiglia esisteranno comunque e continueranno a crescere i figli che nascono fuori dai matrimoni ufficiali, perché avete visto che dal 20 siamo andati a 40. Che dobbiamo aiutare lo Stato ad educare in modo inclusivo e che non sia la famiglia a pensare di essere la risposta a tutto, perché abbiamo visto in famiglia non siamo uguali uomini e donne, e il risultato è che quello che comunichiamo ai ragazzi e alle ragazze che vivono nelle nostre famiglie non è un insegnamento equilibrato, ma un insegnamento asimmetrico e problematico. Attenzione alle disuguaglianze di genere, perché ovviamente nelle nostre famiglie, ma nella nostra società in generale, soprattutto nelle nostre organizzazioni del lavoro, vorrei dirvi, abbiamo grandi problemi. Ultimo passaggio, poi veramente smetto, 5 minuti scarsi. La Chiesa. Io ho detto padre Franco, ma io come faccio ad affrontare il tema della Chiesa con te che mi ascolti? Ho detto no, non ti preoccupare, tu vai avanti, vai avanti. Allora io ci provo, poi magari metterete voi un qualche cerotto. Interessante il tema della Chiesa, perché la Chiesa è quella istituzione che di più, insieme ad altre, ha lavorato per il congelamento. E l'ha elaborato così bene, adesso dico in maniera un po' provocatoria, che adesso che ci chiedono di fare le unità delle unioni parrocchiali, noi siamo più congelati dei nostri preti. Perché non vogliamo accettare in nessun modo che questa roba qui possa cambiare. E questo è il primo grande deficit di comprensione della complessità che abbiamo davanti. Ok? Colpa dei campanili. Come dici, Colpa dei campanili. Colpa dei campanili, basta, li abbiamo costruiti, possiamo anche usarli per fare altro, insomma, non è un problema. Guardate un po' come cambia la visione della Chiesa, se ho portato veramente i dati per capire come cambia da un punto di vista globale. I sacerdoti nel mondo, questi sono dati del 2021, sono aumentati. Fregati, vero? Non lo aspettavate. Guardate le righe sotto. Dov'è che sono aumentati? 1649 in Africa, sono calati 2608 in Europa e in America e cresciuti 1989 in Asia. E allora di che Chiesa stiamo parlando? Stiamo parlando della Chiesa di Padre Gianfranco, che ci hanno preso valigie e aerei e moto e biciclette per arrivare in tutti i territori del mondo,
O stiamo pensando al nostro bel campanile di Riva, di Arco e di Bolognano e di Varone, eccetera? Questo, capite cosa vuol dire congelarsi? Vuol dire congelarsi anche nella percezione. Vuol dire congelarsi nel modo con cui guardo la realtà e penso che la realtà possa essere anche uno spazio di lavoro. Potremmo dire mille cose, vabbè, ma i preti africani, vabbè, però le diocesi africane, chi lo sa, e magari poi ci sono un sacco di problemi, non è questo il punto chiave. Ma guardate questo dato, meno 2608 in Europa. L'Europa che è stata la culla di tutte le formazioni religiose più importanti, quella protestante e quella cattolica, sicuramente devono all'Europa la loro stessa esistenza in qualche modo. E questo vale anche per i religiosi e le religiose. Guardiamo un altro prospect, cioè il dato dei seminari. Allora, posso dirlo qua, spero che non mi scomunichi Don Gianfranco. Io sarei per la chiusura immediata e retroattiva di tutti i seminari, perché sono uno spazio di congelamento nel congelamento. Tu vuoi fare un prete congelato con un congelatore che lo educa a fare il ghiacciolo per tutta la vita. È chiaro che a un certo punto non funziona più. Come fa a affrontare le complessità della vita? Poi ci sono sacerdoti strepitosi che sono bravi, sensibili, fanno cose che anche noi laici, io penso, non so se lo dite anche voi, ma io dico veramente bravissimi, insomma, con cose veramente strepitose. Però il processo generale è un processo di questo tipo, cioè un'organizzazione, quella di costruzione, diciamo, del percorso formativo, eccetera, dei preti, che va in questa direzione. In tutto il 2021, nei seminari maggiori, che vuol dire l'ultimo percorso, diciamo, prima di arrivare all'ordinazione, abbiamo avuto un calo di 1822 seminaristi. Di questi 1822 ne sono 509 in più in Africa, guarda caso, già meno in Asia, comunque in calo anche l'Asia, in calo l'Europa, in calo l'America, in calo l'Oceania. Questo non solo vi dice allora, rispetto alla slide di prima, che siamo con sacerdoti in calo, perché l'altro problema che non ho avuto tempo di mettere qui è l'età media di questi sacerdoti, soprattutto nell'ambito europeo, che è un'età media ovviamente tendenzialmente sempre più all'invecchiamento. Ma guardate cosa ci dice non solo siamo messi così, ma il futuro di questo tipo di organizzazione, se non mette in campo dei dispositivi di riflessione, di ragionamento, la cosa può diventare problematica. Stessa cosa per i religiosi e religiosi. Ora qui molto velocemente un'altra cosa da dirci è quant'è il rapporto tra persone e sacerdoti nei territori. Guardate un po' quanti ne abbiamo in Europa. In Europa ne abbiamo 4.280 diciamo abitanti per sacerdote e cattolici per sacerdote, cioè quelli che si dichiarano cattolici nella popolazione, sono circa 1697. E tu dici, però, insomma, guardate un po' gli altri valori. Se parliamo per persone abitanti in Africa, che vivono in Africa, per sacerdote, siamo a 26.093. C'è un sacerdote ogni 26.000 abitanti. Vi rendete conto che le proporzioni sono molto diverse, infatti l'esperienza qua dovrebbero parlare i nostri missionari molto più bravi di me nel dire che il loro lavoro era continuamente di tenere insieme comunità che dovevano anche autogestirsi, non erano comunità che vivevano tutto con una dipendenza immediata da quello che facevano i preti e così via, quindi Asia, Europa, eccetera. E guardate anche l'America, dove evidentemente insomma ci sono popolazioni più grandi di noi. Questo che cosa ci dice ancora una volta? Che ci dice di che chiesa stiamo parlando? Della chiesa di Riva, di Arco, di Bolognano e di Varone? Stiamo parlando della chiesa che sta nel mondo. Questo vuol dire che dobbiamo veramente renderci conto che le epoche su cui siamo costruiti noi sono problematiche. E poi c'è questo dato rilevato dall'Istat sulle pratiche, almeno una volta a settimana. Cosa vi dice questo grafico? Che siamo tutti in chiesa la mattina e la sera, giusto? Una volta. E quindi questa è la quantità di persone che dichiarano nel 2001 al 36%, quindi una, 4 su 10 che vanno in chiesa, o una su 3, una volta a settimana, e in 20 anni siamo arrivati a 22%, meno del 22%. Così come quelli dicono che non ci vanno mai, dal 16%
al 29%. Anche qua è interessante perché il fenomeno non ha una tinta unica, ha più tinte. E le più tinte sono che abbiamo sempre meno persone che vanno in chiesa, partecipano alle cerimonie, fanno queste robe qui, che si sposano magari in chiesa, e però abbiamo persone che orgogliosamente si dichiarano cristiani cattolici, magari vanno in giro con la foto del Papa nel taschino, o poi quando trovano Don Franco gli dicono che loro però tutte le sere lo pensano e gli vogliono bene a Don Franco. Benissimo, piccolo dettaglio però, che per come è pensata l'adesione alla fede, soprattutto quella di tipo cattolico, non può avvenire senza un po' di formazione, senza un po' di conoscenza, senza un po' di costruzione di perimetri che permettono di riconoscersi in quel tipo di percorso. Il risultato qual è? Quello che io definirei il cosiddetto analfabetismo religioso di ritorno, e cioè abbiamo il fatto che le persone hanno fatto un percorso catechistico, poi te le ritrovi i genitori, non so chi di voi ha avuto modo di partecipare alle varie catechesi, questa cosa la si vede proprio visivamente, no? Cioè tu hai un gruppetto, ovviamente quelli che più o meno sono sempre stati un po' vicini, ma quelli che non sono mai visti, quando tornano, magari con i loro figli per fare la comunione o la cresima, tornano con una povertà che è veramente imbarazzante. Non so se voi condividete questa roba, però e che mette insieme magari l'esorcismo con qualche altra roba, cioè mettono insieme delle robe, sì, però i preti, l'istituzione, cioè, con quel qualunquismo che non fa onore a tutto il sapere e anche tutta la fatica, se volete, con cui tutto il costrutto teologico di fede che anche come Chiesa abbiamo maturato in tutti questi anni. Allora, cosa ci fa dire questa cosa qua? Ci fa dire che siamo in grandissima difficoltà nel comunicare quello che stiamo facendo e che il congelamento, per cui comunque facciamo le comunioni, comunque facciamo le cose, comunque facciamo la processione, comunque facciamo le cose, sta tenendo coi denti piano piano. Dopodiché ci accorgiamo che se solo diciamo di togliere una messa, questa cosa manda in crisi quelli che ci seguono. Ma soprattutto progressivamente abbiamo una perdita di conoscenza. Questa è la cosa più importante per me. Allora qui provo a dire 3 sentieri. Da un lato, anche con la Chiesa bisognerebbe riprendere il lavoro sui bisogni secondo le logiche della carità. La cura spirituale esige anche conseguenze materiali. Tutti noi siamo felici di leggere, adesso magari per voi non è un tema molto vicino, ma ad esempio i report della Caritas sull'immigrazione, che sono i migliori report che si fanno in Italia, perché la Caritas è distribuita sui territori, fa attività, ti dice quello che sta osservando, e questa cosa è importantissima. Però poi diciamo che la Chiesa non va bene, che sono una banda di baciapini. La Chiesa anche quella roba là. La Chiesa quando interviene sempre con grande competenza e lo fa bene, ovviamente con tutti i limiti del caso. Però per esempio la dimensione caritativa e caritatevole della Chiesa, collegata alla dimensione spirituale, è una dimensione che abbiamo in qualche modo un po' perso. Un altro elemento è prestare attenzione alle energie utilizzate per le gestioni che vanno a scapito della pastorale. Allora, intanto vi devo dire che sociologia è l'unica materia che si insegna per 20 ore ai preti che diventano preti, per esempio, e hanno poi hanno una sociologia delle religioni, che però è una cosa più particolare, e hanno un corso di pastorale. Queste sono le uniche 3 cose che fanno in termini di rapporto con la società là fuori. Tutto il resto sono la patristica, l'esegetica, tutte robe fondamentali, però vi rendete conto, la morale, quella cittadina è un po' quello, però la fanno da un punto di vista magisteriale, quindi ovviamente si potrebbe discutere. Il punto chiave per me, lo dico da sociologo, quindi con tutto il rispetto, parlando tra virgolette della casa degli altri, è che non attrezziamo queste persone a stare nel mondo. Non le attrezziamo, per questo i seminari andrebbero chiusi e dovremmo fare gli affidi dei preti dentro le case perché imparino a stare nella vita vera, non a pensare che il mondo è quella roba lì per cui loro una volta che hanno deciso come organizzare una comunità, la comunità farà quello che vogliono loro. Le comunità hanno complessità molto più ampie di questo, ok?
L'ultimo punto di sollecitazione, le mie sono provocazioni, quindi sparate su di me, ma salvate Don Franco. Come dire, chiusura dei seminari come modello educativo e apertura del modello organizzativo alle tante risorse disponibili interessate alle dimensioni ecclesiali e antropologiche. Per esempio, lo dicevo con provocazione al direttore che conosce bene Don Franco, Padre Franco, dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento. Ma dico, se facciamo le unità pastorali da 10, 12, a volte anche di più parrocchie, ma pensate davvero che non siamo in grado di mettere 500-600 euro a parrocchia per gestire una persona che viene part-time e fa attività animativa, fa la catechesi come si deve e tiene insieme le comunità? Cioè, volendo, queste cose si possono fare. Vi ricordo soltanto un piccolo dettaglio, che le chiese nei paesi è una cosa recentissima, non ha più di 400-500 anni. E sono state perché mediamente erano eredi, ma non erano chiese nei paesi. Le chiese nei paesi, cosiddette pievi, vengono costruite tra il 500, 600 e il 700 su una grandissima iniziativa volontaria specifica delle popolazioni che, mettendo soldi sulla richiesta che proponevano al vescovo, il vescovo finalmente concedeva, perché le cose andavano così, la pieve e il prete collegato. Quindi siamo già passati di là. Volendo ci possiamo anche ripassare, però bisogna fare in modo che i vecchi schemi che ci hanno tenuti congelati e impaccati fino adesso, ovviamente li cerchiamo anche un po' di affrontare. E mi fermerei qua e vi ringrazio di aver permesso a me di scrutare insieme a voi alcuni degli orizzonti di questa breve carrellata e insomma volentieri se avete qualche commento o riflessione. Io penso, caro prof, che hai sbagliato sede a fare questa conferenza. Dovevi farla sul Parlamento, che ne hanno bisogno, dovrebbero vedere certe cose e le sanno. cose indirizzare il loro impegno. Tu mi vuoi troppo bene, Carlo, però loro le sanno queste cose. Il problema è che noi abbiamo tutti paura di scongelarci, perché un pezzo di ghiaccio lo gestisci, l'acqua è molto più complicato da gestire, quindi sì. Abbiamo paura di scongelarci, però adesso passo con riflessioni. Il congelamento ha garantito comunque un grande periodo di pace, di stabilità. Assolutamente. No? Quindi che ha consentito lo sviluppo, il boom economico, per parlare per esempio dell'Italia, soprattutto nel guerra, negli anni 50-60. Però era finto, ci dice, no? Era finto e quindi prima o poi la verità viene fuori. E adesso noi abbiamo paura di perdere quella comfort zone nella quale siamo cresciuti anche culturalmente e ideologicamente. Quindi, come dicevo, non siamo attrezzati. Allora, però questo è inevitabile, lo scongelamento è inevitabile. Siamo lì, no? E lo viviamo noi che abbiamo quella background, diciamo, con difficoltà. Però ci confrontiamo con i genitori, per esempio, con gli educatori, con i sacerdoti, con generazioni che non hanno quell'ancoraggio là, no? E quindi come facciamo è come se fossimo in un passaggio di civiltà, in due civiltà diverse, no? Allora, come facciamo a confrontarci in maniera dialogica con le persone, insomma, che dobbiamo crescere, educare. E poi la speranza, lei diceva, questa sollecitazione mi ha colpito, c'è uno spazio di lavoro, no? C'è uno spazio su cui bisogna lavorare. Allora mi viene in mente una cosa, la butto lì, che la regola d'oro dice non fare quello che agli altri, quello che vuoi che sia fatto a te stesso, non vorrei che sia fatto a te stesso, no? Però è una spensione, astieniti dal fare sostanzialmente, non recare dolore, sofferenza.
mentre la Genovese ama l'altro come te stesso e quindi è propositivo, cioè quindi ti invita ad uno spazio di lavoro, ti invita ad un'azione, no? Non semplicemente non aggregare, ma intervieni rispetto al tuo vicino che non ha un lavoro, è in difficoltà e quindi è in un deficit di benessere, come diceva lei. Ecco, però mi interessava soprattutto questo orizzonte di speranza, come si realizza, perché non dobbiamo aspettare che accada, no? Posso chiederle il nome? Margherita? Maddalena. Chiedo scusa. Maddalena, lei tocca esattamente uno dei punti più, come dire, più difficili anche da gestire dal punto di vista di persone che vivono questa epoca, no? Perché noi, mentre lei sta parlando, io l'ho pensato anch'io da genitore, so che ho fatto delle scelte, alcune giuste, alcune sbagliate nei confronti dei miei figli, delle mie figlie. Però devo dire che il punto di partenza, io ribadisco, sia quello, e cioè che se noi ragioniamo con l'idea che queste cose qui, come popolazione, come umanità, le abbiamo affrontate per millenni, tutto prende anche una luce un po' diversa, perché noi non ce lo ricordiamo più, ma carestie, morti, disperazioni, metteteci quello che volete, guerre, invasioni, che abbiamo sempre vissute. E la cosa che a me pare che ci aiuta a guardare avanti con più serenità è pensare che dal punto di vista storico siamo perfettamente in linea, cioè dal punto di vista storico queste cose le abbiamo già affrontate, le sappiamo affrontare. Il problema qual è? Che noi per 70 anni avevamo sempre quella briscola 2 di picche lì che ci andava, o l'asso, avevamo sempre quel lasso lì da calare nel nostro gioco. E adesso quel lasso lì non funziona più perché nel frattempo il gioco è cambiato, chi ha inserito carte nuove, eccetera. Tradotto in un'operatività diretta, il senso è di andare a recuperare gli spazi di corresponsabilità, perché il punto chiave in questa epoca qui è che la responsabilità è sempre di qualcun altro, o perché l'ho delegata al politico, o perché l'ho delegata a mio padre, o perché l'ho delegata a mia moglie, o l'ho delegata al mio figlio, deve fare lui o deve fare lei. Quindi l'idea che, come si dice in gergo sociopolitico, la la responsabilità diretta dell'essere corresponsabili in quel che facciamo, e attenzione che bella è anche la versione, se volete, etimologica di responsabilità, che è responsibility, no? È dare la capacità alle persone di rispondere alle sollecitazioni. Quindi al netto delle preoccupazioni direi che il primo punto di partenza, la baseline, è dire siamo in un flusso della storia e quindi come umanità abbiamo affrontato tutti i flussi della storia e questo non è peggiore degli altri, vi garantisco, perché abbiamo tecnologie, conoscenze, tutto un sacco di robe. E in questa scena qua dobbiamo ricordarci sempre, noi Europa, che siamo un po' il centro del mondo, che negli ultimi 50 anni il pianeta ha portato fuori dalla povertà milioni e milioni di persone. Quindi in realtà il pianeta sta migliorando un po' alla volta. Quindi questo è un grande segnale di ottimismo. Ma voi ve la sareste aspettate che in Iran le ragazze si tolgono il velo e vanno a protestare in piazza? Io non me lo sarei aspettato, non so voi, magari desiderato, ma non aspettato. E questo è frutto anche di questo scongelamento che avete fatto, perché le donne un po' più anziane si ricorderanno che nelle nostre chiese le donne andavano nei bancati di destra, andavano di sinistra, il velo col pizzo a un certo punto. Anche a scuola. A scuola addirittura. Cioè noi veniamo da quella roba lì, noi abbiamo fatto guerre di 30 anni per metterci d'accordo che forse non ne valeva la pena con i protestanti, abbiamo fatto i concili della Chiesa Cattolica sono stati sanguinolenti nelle prime epoche. E il concilio di Nicea si arriva con delle lotte intestine pesantissime in cui ci si sbudellava semplicemente perché la tua teologia era diversa dalla mia. Quindi abbiamo visto di tutto nella storia. Via via abbiamo messo sempre più, come dire, delle concettualizzazioni che bloccassero gli eventi, adesso non siamo più in grado di farlo, ma l'errore storico è aver pensato di poterlo fare. Questo è il punto. Poi in generale la seconda cosa che diceva era, mi sono dimenticato, vabbè insomma, però questo è il senso della cosa, no? Cioè il fatto che abbiamo molte risorse, possiamo fare bene comunque, no? Anche qua, per esempio, io quando vi presento il dato dei figli nati fuori dal matrimonio,
Ma cosa vuol dire nati fuori il matrimonio? Vi do queste notizie che spero non vi sconvolgano. Il matrimonio l'abbiamo inventato, così come regola, nell'anno 1000, su per giù, e l'abbiamo regolamentato col Concilio di Trento nel 1500. Le cronache dice che gli ha messo circa 200 anni per convincere le popolazioni di seguire le regole della Chiesa Cattolica. Quindi diciamo che il matrimonio, per come lo conosciamo noi, non ha più di 250 anni. Tanta roba, eh? E adesso che il matrimonio viene un po' a sfaldarsi nelle logiche con cui l'abbiamo costruito, qui sarebbe un tema, a me appassiona molto, ma non mi dilungo, il problema è che si continui a pensare che gli affetti siano importanti, che gli affetti possano essere esclusivi e che gli affetti diano la vita e siano generativi. I figli nati fuori matrimonio forse un giorno li chiameremo i figli delle coppie che stanno insieme, non so come chiamarle. Cioè, invece noi abbiamo sempre questa idea del matrimonio, perché nella norma italiana, ovviamente il matrimonio, tra l'altro una norma che riconosce il matrimonio, no? L'articolo 29 della Costituzione, insomma, tutta una roba molto interessante. Quindi attenzione che qua abbiamo molte chance di fare bene. Un po' di speranza, no? Gianni, come siamo messi? No. Io penso, come dire, io sono molto positivo, devo dirvi che secondo me è un'epoca grandiosa. Tra l'altro, salendo in macchina, scendendo in macchina, ascoltavo la presentazione di un libro che parlava del fascismo, guarda caso, e c'è tutto un dibattito culturale molto interessante che spiega che il fascismo è la risposta alla sofferenza di un cambio d'epoca dell'Ottocento al Novecento. È interessante come prospettiva, questa mi conferma un taglio, cioè il fatto che via via l'umanità risponde alle sollecitazioni. E questa sollecitazione qui noi non ce l'avevamo, ma non ce l'aveva neanche nessuno prima, in quelle che ci sono state prima. Pensate che ne so, all'inizio dell'Ottocento Trento passa di mano 4 volte, finisce il principe vescovo, arrivano i napoleonici, torna il principe vescovo, poi no, non in realtà, torna i napoleonici per un breve periodo, poi va dagli asburgici. E tu facevi il sindaco di Trento, come cazzo facevi il sindaco di Trento che 4 volte devi cambiare continuamente le cappe, no? Cioè, pure queste robe succedevano. Pensate a quelli dell'Alto Adige che hanno avuto la lingua tedesca totale fino al 15, poi dal 19 solo lingua italiana, poi nel 43 di nuovo lingua tedesca perché i tedeschi nel 45 iniziano a fare il bilinguismo perché dobbiamo andare d'accordo con gli italiani. In 20 anni. Pensate che siano robe facili. Hanno fatto le catacombe, le scuole sottoterra, abbiamo fatto... no? C'è così l'umanità, non è che... Io non so, penso che le storie anche dei missionari in giro per i paesi, in giro per il mondo, siano anche piene di frammenti di queste cose che noi chiameremo follie, ma che per loro erano naturali. È il periodo di maggior persecuzione verso i sacerdoti o impegnati Nell'evangelizzazione. come lavoro umano, missionario, solidale. Questo è oggi, come numero, ecco, Certo. come quantità. Scusate, Volete andare a casa? Dai. Volete altre domande? C'è qualcuno ancora? Se no ci salutiamo. Dai. Grazie a voi della vostra pazienza. Contento, dimmi che sei contento. Io starei ancora qui, ci sono sempre altre domande, ma però alle 10 è giusto rispettare anche È venerdì. frate corpo, Frate Corpo. che ha bisogno di dormire e che domani bisogna ancora operare. Io direi grazie a voi, non spaventiamoci, quello che ha detto alla fine è vero e stravero, perché a me, io l'ho sempre detto, anche l'ho ripetuto, qualcuno ci è stancato anche per primo. La storia dell'uomo è cominciata con Caino e Abele, è cominciata con la ribellione, sembra, cioè una storia dell'uomo contro Dio, che voleva diventare Dio. E mancanza di conoscenza di chi sei uomo e mancanza di relazione con gli altri. E purtroppo c'è ancora oggi. Ecco questo. Però ci sono stati tanti cose. Ultima cosa che vi dico, che a me è una bella cosa, ma però anche quella provocazione.
abbiamo questa benedetta guerra. È giusto difenderci qua, chiaro che è giusto difenderci, ma è giusto portare armi, è giusto continuare ad ammazzarsi. Il Vangelo ci parla di non violenza. Anche lì dobbiamo trovare una via. Perciò allora dobbiamo trovare una via. Qual è? Non lo so. Perciò allora cerchiamo un po' di vedere un po' tutte queste cose con molto equilibrio e anche con un po' di sano ottimismo che ci ha dato. Spero. Però non con gli occhi chiusi. Non con gli occhi chiusi. È col congelamento. Ecco. E non in congelatori. Ecco. Grazie infinite a Grazie.